metti pure 75 secondi. No, si vede. Questo qua è la farina di grano duro siciliano di Castelvetrano di Moni del Ponte, così usiamo per il nostro grano duro, la nostra pagnotta di grano duro. È il primo impasto che facciamo stamattina. Vai. Il classico panno cioccolato fatto con impasto croissant, noi lo arricchiamo leggermente con degli aromi, classiche girelle uvetta e crema, croissant, fatto tutto allo stesso modo. Noi a fine cottura li sciroppiamo per glassarli e gustarli. Allora, io sono Matteo Valentini, sono il titolare e panificatore di Triticum Micropanificio. La mia attività è partita nel 2021, in realtà concretamente, dopo 10 anni passati nelle cucine di vari ristoranti in giro per l'Italia, un po' come tutti, stallato dal Covid, dal lockdown. Anche se ero già appassionato di panificazione, ho approfondito di più questa materia che mi ha sempre interessato, e fino a farlo diventare un vero e proprio amore. Fatto sta che ho deciso di lanciarmi in questa cosa un po' folle. Fine 2020 ho iniziato, insomma, a progettare il tutto, di aprire un laboratorio domestico dentro un piccolo appartamento che avevo libero ad Acilia, nella periferia di Roma. Era il modo più economico, più semplice per provare a iniziare questa cosa e vedere se andava, se c'era interesse. La filosofia è sempre stata la stessa, gli stessi fornitori, le stesse farine, di fare un pane buono, un pane etico, che vada contro tutte quelle che sono poi i principi della GDO, della grande distribuzione.
quindi esaltare le varietà locali che ci sono in Italia, usando prodotti e grani di diverse regioni, grani storici, senza chiamarli grani antichi, proprio grani storici, perché sono grani di inizio Novecento fino 800 che hanno fatto proprio la storia della cultura agroalimentare italiana e che hanno sfamato generazioni, anche perché sono grani puri, nel senso che hanno sicuramente un glutine più leggero, più digeribile, sono molto diverse in sapore rispetto a quello che siamo abituati oggi, sono molto più ricchi, e quindi pianificare con questi grani e riproporli al pubblico, alla clientela, dà anche modo di offrire loro una diversità di quello che è il panorama del pane e dei cereali che ci sono in Italia. Questa è stata sempre la mission, no, del progetto, e dopo pochissimo tempo, in realtà, anche se era una cosa molto piccola, se andavo io a consegnare a domicilio ai clienti che ordinavano su un sito web, quindi una cosa proprio molto rudimentale, molto semplice, però iniziava a piacere, iniziava a spargersi la voce anche soprattutto della filosofia che c'era dietro del prodotto, che poi ovviamente è buono, perché se le farine sono buone il pane, anch'io a metterci del mio tecnicamente, però gran parte del merito è della scelta delle materie prime. Visto l'interesse del progetto, alla fine poi si è tutto evoluto in breve tempo e abbiamo aperto questo posto panificio vero e proprio su strada in zona Marconi a Roma nel giugno 2022, andando molto bene, lavoriamo molto bene con il pubblico, siamo riusciti a fargli capire questo pane un po' diverso, e anche con delle piccole realtà locali, con negozi biologici, con ristoranti che fanno molta attenzione alla qualità, che hanno più o meno la nostra stessa filosofia, non solo sul pane ma anche su altri prodotti agricoli, formaggi, salumi, verdure e quant'altro. Stiamo cercando poi, sono molto contento di far parte di questa nuova generazione di panificatori che in Italia sta cercando di portare avanti questa nuova corrente di panificazione, che sta dando piano piano i suoi risultati, i suoi frutti. C'è interesse nuovo in questa materia, la gente è disposta a spendere anche un pochino di più per avere un prodotto migliore, per sostenere le filiere e per generare quel piccolo cambiamento che adesso, in questo momento storico particolare, serve. Perché gli effetti del cambiamento climatico, dell'industrializzazione, dello sfruttamento dei campi, degli allevamenti intensivi hanno fatto i loro danni, e quindi adesso è giusto che tante piccole persone, tante piccole attività come la nostra provino a fare qualcosa per cambiare. Ognuno di noi è una piccola goccia, però poi insieme magari riusciamo a fare qualcosa, anche a farci ascoltare da qualcuno che ha potere di cambiare le cose in maniera un po' più incisiva. Questo è poi quello in cui credo, in cui crediamo e che facciamo tutti i giorni, che ci dà anche la spinta poi emotiva, perché comunque il nostro lavoro artigiano sì, molto ripetitivo, in cui tutti i giorni devi sfidare te stesso, cercare di fare le cose meglio del giorno prima, perché questa sfida continua è quella che ti permette di crescere, però oltre a questo ci deve essere anche poi una motivazione di fondo, di etica, secondo me, e questo è quello che poi mi spinge tutti i giorni a fare tutti i sacrifici che facciamo per andare avanti. Nel nostro focaccia, noi facciamo la focaccia barese. Già la prossima impasto è la baguette, tutto sempre con lievito madre.
Quanti sono? Questo qua è l'impasto del pane integrale. Questa adesso la andiamo a far lievitare un po' in massa un paio d'ore e poi la mettiamo in cella a maturare fino a domani. Abbiamo altri 120 kg di pane da infornare, quindi. Ogni impasto che facciamo è fatto di una farina diversa, quindi è proprio una tipologia di pane diverso, non facciamo con un impasto più forme di pane, quindi arriviamo a fare anche il venerdì per il sabato anche 15-16 impasti diversi, di pani diversi, quindi è un po' ripetitivo come lavoro, però poi il risultato è che c'è una diversità di pani, di gusti, sapori, provenienze che è molto molto interessante. Sì, e poi è quello che un po' facciamo, noi prendiamo farina da tutte le parti d'Italia, e quindi un pane di grano tenero che viene dal Piemonte, dalle Marche di vecchia varietà rispetto a un grano duro siciliano della Basilicata, o abbiamo un farro di vecchia varietà della Basilicata, sono tutti sapori diversi che fanno parte della cultura di quel luogo lì, e quello che cerchiamo di fare è di trasmettere, di far assaggiare insomma, alle persone che sono abituate al pane di supermercato, quindi che è tutto uguale, che non ha sapore, le diversità che ha il pane, che è un po' come il mondo del vino, in base al territorio cambiano i profumi, cambiano i sapori, la storia che c'è dietro, è molto molto interessante. Che facciamo tanti impasti, sono tutte farine diverse, tutte biologiche. Sì, romano.
Anche lui, siamo tutti ragazzi che ci stanno qua. Adesso noi ci vedi in due, ma oggi pomeriggio vengono altri due ragazzi, fanno il turno da mezzogiorno e siamo tutti di Roma. Tranne la mia compagna che è di Napoli e che vive qua da 10 anni, siamo tutti di Roma. Questo è integrale e questo è il pasto di baguette. Per adesso faremo il pane di campagna, quello che facciamo di più, da 50 kg quasi oggi, che praticamente è tipo 2 di grano tenero sempre di Molino Sobrino, che è la farina che usiamo di più, questo qua, e il lievito madre di segale. È un classico pane che si fa molto pure in Francia. È un pane rustico semi-integrale, però adatto a tutti i giorni, non è un pane bianco, però è un pane che rimane molto più leggero, alveolato, e si può mangiare, si è bruschettato, si può fare qualsiasi tipo di preparazione, può fare tutti i giorni. Il nostro casareccio. Ok, quindi lo fai un po' più idratato rispetto a noi, perché noi siamo scesi. Anche perché guarda, già così è morbidissimo il integrale. Non volevo. Diamo le pieghe anche qua. Ok. No, aspetta. Allora. Questo è il nostro pane, 5 cereali e semi, pane integrale, e questo è il grano duro che abbiamo fatto all'inizio. Lo sta iniziando a infornare. Adesso scoppiamo tutti e incidiamo. Andiamo un po' più. Artigianali che con l'America, ma che questo lo posso arrivare.
il lievito di segale integrale. Ok, questa è la tumminia siciliana. Integrale macinato a pietra, però è più ocra perché è un grano duro, è molto 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 profumata. Noi veramente abbiamo un calendario del pane e tutti i giorni facciamo due tipi di pani speciali, grani antichi, monovarietà, e questo è uno è quello di domani. Domani. Domani, quindi quanti sono oggi? Qua abbiamo qualche pane particolare. Questo è un pane che noi facciamo col mais e il grano saraceno, mentre questo è il frassineto. Questo è il frassineto, invece è una vecchia varietà di grano tenero che si coltiva in centro, sud Italia, pochissimo glutine. Questa qua è fatta dall'azienda agricola Milonia di Montemilone in Basilicata. Integrale, viene abbastanza compatto come pane, perché ha poco glutine, però ha un bel sentore di frutta secca, di nocciole tostate, è molto molto buono. Adesso sto un po' Napoli mi scoglio continuo. Il miscuglio evolutivo invece è una coltivazione evolutiva che viene coltivata nelle Marche dall'azienda Coste del Sole. Praticamente queste vecchie varietà di grano tenero, tra cui c'è il mentana, il frassineto e altre, sono coltivate insieme nello stesso campo e evolvono negli anni, perché tutti gli anni parte del raccolto viene preso e riseminato l'anno dopo. Questo fa sì che nel corso degli anni il clima fa evolvere questo tipo di miscuglio, quindi ogni anno sarà diverso, ogni anno ci sarà più presenza di varietà piuttosto che altre. Questo fa sì che il grano si possa adattare più al clima, rendere di più a livello proprio di quantità, quindi è un aiuto pure per l'agricoltore, per l'ecosistema, e in più comunque è pure più facilmente panificabile, infatti questo lievita un pochino più di una monovarietà, ed è un pane comunque molto digeribile e molto gustoso. Sì.
passato. Adesso dobbiamo andare nelle altre pieghe. Sta all'80% di idratazione, che per queste farine già è tanto, questo è il limite. Quindi gli impasti sono tutti molto più rilassati rispetto a quando li abbiamo tirati fuori. Leviamo le pieghe di rinforzo in maniera da rinforzare la maglia vitilinica. Ok, qui stiamo facendo prefermento per il pane di segale, 100% segale. Noi facciamo un prefermento che è praticamente un mastering fresco, quindi mettiamo 100 grammi per bauletto, per pagnotto, per chilo di lievito madre di segale, 200 grammi di farina di segale integrale e 200 grammi di acqua. Impastiamo, lo facciamo maturare per 3-4 ore, quando è maturato lo rimpastiamo con una farina di segale tipo 2, dello stesso mulino, e con acqua a 65 gradi. Formiamo, mettiamo nei bauletti, tempo di lievitazione poi da quel punto è un'ora e mezza, 2, visto che andiamo a attivare gli enzimi con l'acqua calda e quant'altro, e abbiamo fatto il prefermento, quindi la lievitazione è molto più veloce, andiamo a infornare per bauletti. È una tecnica un po' più particolare rispetto al pane normale, dà un ottimo prodotto. Adesso noi quello che faremo adesso questi li lasciamo a riposo per circa una mezz'oretta così. Poi ci sta la focaccia e poi
queste sono le pesate per il pane 5 cereali e semi, che è una base di grano tenero, sempre tipo 2 semi integrale, e con aggiunta di un miscuglio di farina di segale, di orzo, di avena, di riso e di semi di zucca, girasole, lino e sesamo. E beh, questo è uno dei più venduti perché comunque è molto 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 goloso. Questo qua. Tu vedi? Questo qua è già un pane che è incordato e tutto quanto, a parte deve dare il colore molto molto bello, però è molto estensibile perché ovviamente c'ha un glutine poco forte, quindi tendono a fare così, sono più appiccicosi questi tipi di grani e più estensibili, quindi vanno maneggiati poi con cura, non vanno stressati troppo, vanno lavorati in modo deciso, prendere bene le tempistiche di lievitazione e quant'altro, anche perché poi questo l'abbiamo idratato anche abbastanza al 75%, quindi. Poi io faccio sentire l'odore però di questo, già da così dall'impasto. Poi siamo tutti ragazzi giovani, veniamo tutti dalla cucina, siamo tutti più o meno autodidatti, i ragazzi li ho formati un po' io, un po' giustamente venendo dalla cucina avevano le loro esperienze precedenti, quindi non erano completamente sconosciuti al mondo del food, estranei al mondo del food, e stiamo lavorando molto bene, siamo molto contenti, c'è stata una crescita veramente esponenziale in 2 anni, ci sono tanti poi progetti in cantiere, speriamo di ingrandirci al più presto e di poter offrire, servire più punti di Roma, perché comunque stiamo in una via un po' periferica, in un quartiere molto popolare, Roma è grande, quindi sarebbe bello poter offrire un'offerta anche in altre zone e poi poter offrire anche magari prodotti diversi, fare cose un po' più variegate, spazi un po' più permissivi, perché qua è molto piccolo, ovviamente il laboratorio è micropanificio, 33 metri quadri, facciamo già tanto, è un po' limitante, quindi abbiamo questi progetti futuri, piano piano vediamo se riusciremo a realizzarli, ma siamo fiduciosi perché le cose stanno andando molto bene. Pane, cereali, a livello di pane, pane cereali e pane di campagna sono questa. E un'altra cosa che piace molto molto perché non si trova tanto a Roma fatta bene in questo modo qua è il cinnamon, stranamente. Il cinnamon è molto molto goloso e ne vanno pazzi. Allora, è un progetto che poi è nato qualche mese fa, 3-4 mesi fa, abbiamo deciso di inserire un calendario del pane bello definito in cui oltre alle tante varietà fisse che facciamo poi tutti i giorni, campagna, cereali, grano duro, integrale e via dicendo, a segale, facciamo almeno due tipologie di pani particolari, prevalentemente grani antichi, monovarietali, quindi facciamo il farro forense, la tumminia, la saragolla, la solina, il frastineto e la ierbicella, e poi facciamo un pane proteico con le lenticchie, la saragolla e l'avena, il pane di grano arso il lunedì e il sabato ci sbizzarriamo con pani speciali, facciamo il pane noce e miele, facciamo il pane al cioccolato fondente e nocciole, un pane speciale condito con tutte le verdure di stagione o comunque salumi, formaggi, sempre ingredienti dai nostri fornitori, e un pane alla polenta al grano saraceno. Quindi abbiamo fatto questo vasto menù del pane con tantissime tipologie che durante le giornate della settimana si possono venire a sperimentare. Ognuno ha un gusto diverso e ognuno merita poi di essere assaggiata e apprezzata perché cambia veramente tanto tra l'una e l'altra.
Come la palla, per favore? Vale, quanto metti a minuti? Ma non posso io che non ti tempo per fare. Mi scuri il pagliaccio bello. Sono la focaccia al coso, quindi comunque a fine capre prima metto. Adesso c'ho... ne va troppo, ho visto, no? Assolutamente come uscire, Quello non rientra nella tasca perché dico io non lo so. Non è che si è sbagliato tra farlo e tra questo qua devi mandare 50 io non tengo la misura 50 è impossibile. Una pighetta. E palla e ciabatta. Questa è la baguette, questo è sempre il tumminia. ma che non la dai più, fratello? Sì. Ma E questo è il tumminia. Meraviglioso. lo faccio appena una. Vai, passa te. Fame ai 10. Tanto quando vengo a quello che ci andiamo indietro per parte che succede? Quello che succede è che non stanno tutti che fanno, non c'è niente da fare.
Sicuramente è più probabile che incordi prima la pala in quella piccola. Mi dai più 5, più 6, mi apri la valvola per favore? Tagliamo le parti. Respira. Questa è la pala, quindi l'impasto che è andato adesso, no? E poi adesso faccio accanto la farina di là e invece l'impasto della focaccia pugliese, che poi è una ricetta a modo nostro, non è proprio quella che trovi giù da te, perché non c'è patata, è idratazione 80%, rimane comunque bella morbida. Poi facciamo marinare i pomodori prima di metterli, conditi con origano, quindi poi viene una cosa bella saporita, facciamo assaggiare. La facciamo pure con le cipolle, bianca, ogni tanto con ingredienti, se abbiamo della verdura buona di stagione facciamo pure delle focacce un po' più particolari. Sì. Vuoi fare un po' più il pomodoro? Oh.
Sì. Grammi per chilo di farina, comunque non è proprio pulissimo. Sì, molto bello. Stacca, queste sono tutte sempre farine non tanto forti, anzi è a metà 300V, metà 220, una macinata a 0 a cilindri, sempre di Sobrino, e l'altra macinata a pietra tipo 2, lievito madre, 1 grammo di lievito di birra, quindi una lievitazione mista in questo caso per chilo, e olio extravergine d'oliva e sale. Ma guarda che te la metto qui! Ovviamente, solo la cagata del paura. Ecco, andate a ballare. Il venerdì facciamo 18 impasti per il sabato. Andiamo a mettere farina, ci arrivano tutte le settimane, usiamo per tutti i nostri prodotti e le vendiamo anche al negozio. Sono veramente buone. Hanno le galline che razzolano all'aperto proprio come una volta. Le uova sono tutte diverse, che è sinonimo di uova naturali. Può succedere ogni tanto, come succedeva una volta, che si trovano 2 tuorli per uovo. E ne usiamo veramente tante, perché ne facciamo fuori tipo una cinquantina al giorno, pure di più, 60 al giorno ormai. Con lo sale e burro abbiamo finito. Il burro francese di latteria, Un attimo solo, oppure che il carrello. Qua ancora non era stata data la piega, infatti vedi, è molto morbido, sembra quasi liquido, rilassato. Sì. Ma adesso dandogli la piega, vediamo che... Così, come sta su? Oppure è più opaco, quindi si appiccica di meno. E serve a dargli un pochino di struttura. Questo comincia già a essere gonfio. È un pasto, infatti, proprio leggera. Inseriamo il sale e il burro alla fine. Ora facciamo andare piano piano. Ok, piano finché non si incorda abbiamo finito gli impasti, poi lui dopo si staglierà tutte le brioche da colazione, il pan brioche, i cinnamon roll, e vedremo
tutto insieme. Dalla pianta come deve essere. Questa è tutta con pasta mare di segale. Una schiacciata leggera e ne stacco un po' dalla teglia, almeno evitiamo il rischio che si attaccano. C'è uno scarico. Va bene. Qui dopo completiamo oliva d'algiasca, filo d'olio, sale e origano. Allora, 5,60. Guardate? Sì. Ricetta proprio. Sì? Sì. Proprio lì la metterei. Tanto abbiamo due infornate piene, no? No, sta a 2,60.
Abbiamo finito? Per adesso. Un buon portiere questo. Non stanno quella tua è quella grossa, il rotone. Non stanno 4 al rotone. 4 Come fai la alzare? Tardi, frate. Questa è una bomba, si chiede da solo. No, frate, si vede, sai. Spazio è una pizza di lasciare. Oggi l'ho fatto più facile. Molto bene. Quanto sei notare tu? No, sicuramente sì. Ma vi posso fare? Vi aspettiamo in panificio.